Spaghetti con pomodori secchi, acciughe, mandorle tostate e mollica di pane. È un piatto semplicissimo ma di sapore straordinario. Questa ricetta mi è stata ispirata dal post su Facebook di un'amica siciliana. Nel post c'era solo l'elenco degli ingredienti, per la ricetta mi sono un po' arrangiato. Il risultato però non è venuto affatto male, per cui ho pensato di proporvelo. Vediamo l'elenco degli ingredienti. 5 pomodori secchi, 3 filetti di acciuga, 2 fette di pane bianco piccoli oppure una grande, uno spicchio di aglio, una decina di mandorle, 180 g di spaghetti e un ciuffo di prezzemolo. Come prima cosa metto nel tritatutto le foglie di prezzemolo, lo trito ben bene e poi lo metto da parte. Levo le croste del pane e poi affetto la mollica a cubetti di circa 1 centimetro. Ho messo sul fornello una padella antiaderente e quando è calda ci metto i cubetti di mollica di pane e lascio che si tostino ma senza bruciarsi. È già arrivato il momento di mettere gli spaghetti a cuocere, questo infatti è un condimento veloce a prepararsi. Ogni tanto salto un po' le molliche di pane, quando sono ben tostate le trasferisco nel tritatutto. Poi metto in padella le mandorle, che lascio tostare saltandole di tanto in tanto. Mentre aspettiamo che siano pronte, ne approfitto per invitarti a lasciare un like. E se questo video ti piace, ti invito ad iscriverti al mio canale Gianni LPX. È il modo migliore per supportarmi e per farmi sapere che quel che faccio è apprezzato. Cliccando sulla campanella riceverai le notifiche delle prossime ricette. Adesso che le mandorle si sono tostate, metto anche queste nel tritatutto. Bene, a questo punto ho fatto leggermente raffreddare la padella. Ci metto un po' di olio d'oliva, schiaccio lo spicchio d'aglio e lo metto a soffriggere in padella in camicia, cioè con la buccia. Prendo i pomodori secchi che ho fatto ammollare in acqua tiepida una decina di minuti e poi li taglio a striscioline larghe circa mezzo centimetro. Quando la buccia dell'aglio si è staccata, la levo e inserisco in padelle pomodori secchi tagliati e anche filetti di acciughe. Aggiungo un paio di cucchiaiate di prezzemolo e lascio soffriggere, aggiungendo un pochino di acqua di cottura della pasta per allungare un po' il sugo. Quando il sughetto è pronto, trasferisco tutto nel tritatutto, lasciando il fondo di cottura nella padella. Trito fino ad ottenere una granella. La consistenza non deve essere assolutamente liquida, ma una granella diciamo abbastanza schiccolosa. Metto un paio di mestoli di acqua di cottura della pasta nella padella, che ricordiamo non avevo pulito, e ci trasferisco circa 1/3 del condimento. Aggiungo anche altra acqua di cottura della pasta all'occorrenza per allungare un pochino la salsa e renderla fluida. Quando la pasta è cotta la scolo e la faccio saltare in padella con il sugo. Lascio andare qualche minuto e poi all'ultimo aggiungo il resto del condimento e mescolo velocemente. Bene. È arrivato il momento di impiattare. Cerco, al solito senza riuscirci, di fare un impiattamento anche solo vagamente gourmet. Metto prima un nido di spaghetti e poi ci aggiungo sopra un po' della granella del condimento. E così sì, mi aiuta un po' con le mani e infine un po' di prezzemolo. Ecco qua, il nostro piatto è pronto. Gli spaghetti con i pomodori secchi sono un piatto veramente gustoso. Se questa ricetta ti è piaciuta, penso che potrebbe interessarti anche la mia ricetta degli spaghetti alla siciliana, con pesce spada e pistacchi. Qual è il tuo piatto siciliano preferito? Scrivilo nei commenti qua sotto. Magari potrei proporlo in qualche prossima ricetta. Grazie per la visione e alla prossima!